Ciao ragazzi, allora come primo step quindi abbiamo visto che la nostra installazione di Ollama, ok, che abbiamo configurato alla porta 7998, ok, ci mette a disposizione un endpoint di una REST API con cui possiamo interagire tranquillamente con il metodo post e poi delle impostazioni che abbiamo già ben spiegato nei video precedenti. Vediamo adesso allora come creare un piccolo progetto in Node.js per effettuare queste tipologie di operazioni. Allora, come primo step che cosa farò? Allora vado a creare un elenco di progetti che sono totalmente incrementali, quindi LLM, anzi lang chain node, che saranno incrementali ovviamente all'interno della stessa identica cartella. Quindi troverete una repository GitHub dove ci sono tutti quanti gli esempi, ok? Ovviamente li creerò man mano. Vado a creare quindi il mio primo progetto, vado qui dentro, quindi ho creato la cartella principale, dentro non c'è assolutamente niente, vedete langchain underscore node, vado qui e creo ovviamente un 01 interazione semplice, ok? Allora guardate che cosa vado a creare qui dentro, chiudo la mia welcome, vado ovviamente sul terminale, creo un nuovo terminale. Invece di utilizzare la PowerShell utilizzo il command prompt giusto per una questione di comodità perché alcune tipologie di comando non sono già direttamente installate. Ovviamente in questo caso io sto utilizzando node-v, quindi vediamo, scusatemi, node-version per avere la versione di Node che ho installato, in questo caso ho la versione numero 20. Ovviamente l'importante è che installate una nuova versione di Node, fate sempre una verifica perché è estremamente importante per noi utilizzare una versione di Node che sia al di sopra della 18. Vi spiego tra poco perché. Allora, per creare ovviamente la mia catena, ok, ovviamente prima il mio progettino che va direttamente ad interagire con Ollama, che cosa devo fare? Beh, tecnicamente faccio un piccolo refresh di quello che è un progetto di una REST API di tipologia two-tier, ok? Quindi vado su ovviamente Draw.io, vado a creare un piccolo disegnino che ci può essere utile soprattutto per questa tipologia di progetto. Allora, in pratica che cosa succede? Quello che noi abbiamo avviato in questo caso e che rimane sempre come un demone attivo, ok, è Ollama. Che cos'è Ollama? Ovviamente è il sistema di gestione e di interazione con il Large Language Model. Ovviamente questo Large Language Model è LLM, in questo caso è Lama 3.1. Ok? Ollama in pratica che cosa fa? Si interfaccia direttamente con questo Large Language Model. Allora a questo punto che cosa succede? Tecnicamente Ollama, in questo caso l'abbiamo queраto in maniera diretta con cosa? Beh, intanto col command prompt, quindi col terminale, ok? Quindi abbiamo fatto le prime tipologie di operazioni utilizzando l'Ollama serve, ok? Su questo siamo d'accordo. Poi ad un certo punto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato Postman, ok? Per effettuare queste operazioni nel video precedente già l'avevamo visto, adesso dobbiamo creare qualcosa di un pochettino più particolare, ovvero per quale motivo utilizzo un cubetto? Perché è un sistema più complesso, ovviamente dobbiamo cercare di interagire con piattaforme programmabili, ovviamente di cui possiamo personalizzare il comportamento, che sarà ovviamente Node.js. Ok? Allora, quindi questa è la nostra tipologia di operazione, quindi dobbiamo sicuramente realizzare questa tipologia di progetto. Però, allora, per poter interagire con Ollama, sì, possiamo utilizzare tranquillamente un richiamo di una REST API, ok? Perché? Perché Ollama è una REST API completa, ok? Esattamente come abbiamo visto con Postman, possiamo querarla avendo soltanto a disposizione il nostro la nostra chiamata o comunque sia la personalizzazione secondo il protocollo HTTP. Però che cosa succede? Node.js ha la possibilità comunque, il nostro progetto Node, quindi l'applicazione, fatemi essere un po' più completo, la mia app Node.js, praticamente può utilizzare altri strumenti che sono molto molto utili per noi, che servono per aiutarci ad interagire con questo LLM. Uno si chiama ovviamente Ollama, ok? E l'altro si chiama LangChain, guardate, LangChain.js. Mi dispiace che l'ho fatto un po' troppo piccolino.
Allora, andiamo a vedere un po' questi due pacchetti che sono stati già sviluppati ovviamente dai relativi fornitori o comunque sia da sviluppatori anche totalmente indipendenti, non ci interessa questa parte. Allora, vado a crearmi ovviamente una nuova finestra dove vi mostro su npmjs.com che cosa sono i due elementi. Allora, se cerco, facciamo la cosa un po' più importante che è la LangChain, perdonatemi. Ovviamente ci mostrerà, guardate, TypeScript binding for LangChain. Se ci vado sopra, che cosa mi dice? Guardate, ovviamente, che cosa è LangChain? È un framework per sviluppare applicazioni, ok? Powered, quindi diciamo alimentate o comunque sia che sono garantite e gestite automaticamente dai language model, ok? Attenzione, non parla di large language model o altro, semplicemente perché tecnicamente LangChain è un sistema che si interfaccia con qualsiasi tipologia di large language model o comunque sia di language model in generale, ok? Cerca di essere una sorta di piccolo middleware di configurazione e di interfacciamento, ok? Hanno cercato di sviluppare ovviamente un sistema generico, quindi una sorta di driver di comunicazione con i più famosi large language model. Però qual è l'idea? Ovviamente qui cosa succede? Ci sono delle open source libraries che sono direttamente collegate a questo sistema, ci sono delle librerie di terze parti sviluppate dalla community e da altre persone, però non ci interessa troppo nello specifico questa tipologia di descrizione. Perché? Perché dobbiamo comprendere come LangChain ci aiuta nello sviluppo del nostro progetto. Allora, è la controparte praticamente della versione Python della LangChain, ma effettivamente che cos'è? Guardate ragazzi, tecnicamente la LangChain è una libreria totalmente open source, ok, progettata per semplificare lo sviluppo delle applicazioni basate su modelli di linguaggio generali, ok? Quindi utilizzando sia la parte di JavaScript che la parte di TypeScript, ovviamente se essendo il TypeScript un superset di funzionalità del JavaScript è ovviamente compatibile per entrambi i linguaggi, ok? Allora, la cosa un po' più particolare è proprio questa. Che cosa ci riesce a caratterizzare, che cosa ci riesce a portare come beneficio la LangChain? Ovviamente permette di costruire dei flussi complessi. Che cosa significa? In pratica permette di orchestrare, ovvero riesce a gestire, ok, in maniera sequenziale, parallela, sincrona e asincrona, delle interazioni, ok, che vengono effettuate con linguaggi oppure con altre API, cercando di combinare quelle che sono le chiamate che facciamo con l'LLM con la logica della gestione dei dati classica. Cosa significa? Che in pratica noi possiamo pensare alla gestione dei dati in JSON, ok, per effettuare le chiamate da un'API ad un'altra e in pratica queste chiamate e questi flussi di dati vengono interfacciati e vengono in un certo senso uniformati anche per la comunicazione con i large language model, ok? Poi che cosa succede? Gestisce per noi automaticamente anche la memoria, ovvero lo stato della conversazione. Che cosa significa? Riesce a memorizzare, a richiamare contenuti che sono stati precedentemente richiesti al large language model. Per quale motivo? Perché noi dobbiamo pensare che ogni singola richiesta sia totalmente indipendente. Quindi impostando una memoria dove all'interno della nostra applicazione, quindi all'interno della nostra app Node.js, grazie a questo modulo, noi scarichiamo ovviamente Ollama e ovviamente il Large Language Model in maniera diretta dal mantenere in memoria rispetto a quello che noi stiamo cercando di creare. Ok? Poi, che cosa ci permette di fare? Questa è una diciamo, una delle caratteristiche principali che è compresa all'interno del nome dell'LM. La cosa principale è proprio quella del permettere di costruire catene di azioni. Che cosa sono le catene di azioni? In pratica è una sequenza di azioni che collegano input e output e quindi pure le trasformazioni. Che cosa significa? Che possiamo creare prima, dopo una richiesta, possiamo passare l'output di questa richiesta ad un'altra tipologia di azione che va comunque ad interagire sempre con l'LLM. Quindi l'idea qual è? È che in pratica io posso concatenare tanti step, ok? In maniera totalmente diretta. Posso sequenzializzarli, posso dirgli questi due elementi vanno in parallelo, oppure in maniera seriale, quindi serializzandoli. Allora, quindi
una query, per esempio, una richiesta estremamente grande può essere anche suddivisa in tante sottoquery, quindi sottotask, che possono essere o sequenzializzate e quindi o eseguite in parallelo. Questo è il sunto di quello che volevo dire. Poi, ovviamente, LangChain.js ha la possibilità di essere integrata con tantissime tipologie di strumenti esterni, come per esempio delle altre API di interazione, effettuare delle chiamate di tipologia fetch, effettuare delle chiamate totalmente asincrone o sincrone, e poi degli strumenti che ci permettono di analizzare, ovviamente di effettuare quindi analisi di output in maniera totalmente diretta. A questo punto possiamo dire che LangChain supporta tantissime varietà di LLM, come per esempio quella che stiamo utilizzando noi è ovviamente Ollama, ok? E poi OpenAI, Hugging Face, Cohere e così via. Quindi ce l'abbiamo, diciamo, un bel po' di LLM compatibili. Allora, che cosa possiamo fare con LangChain.js? Ovviamente, innanzitutto dei chatbot, ok, che sono molto 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 avanzati, tipo assistenti virtuali personalizzati con una memoria ed una contestualizzazione di quelle che sono le interazioni che noi facciamo. Degli agenti intelligenti, che cosa sono gli agenti intelligenti? Questa è una cosa molto particolare su cui vedremo e faremo degli approfondimenti più avanti. Sono degli agenti autonomi che possono prendere delle decisioni, ok, basate su input, ma anche input esterni. Esempio pratico, l'output di un sistema di IoT, l'output di una caratteristica hardware oppure software, di un simulatore, quello che vogliamo. Possiamo creare delle automatizzazioni aziendali, ok, grazie alle catene, fondamentalmente per quello che vi ho detto prima, ovvero utilizzo dei modelli linguistici per dei processi aziendali, per la generazione di report oppure l'analisi di dati, e quindi io riesco ad interloquire con il mio sistema chiedendogli delle informazioni che verranno poi utilizzate anche da persone che non fanno parte del mondo dello sviluppo, e questo è estremamente importante per noi. E poi ovviamente possiamo fare analisi dei dati tramite l'interazione con il Large Language Model. Che cosa significa? Possiamo chiedere ovviamente all'LLM di effettuare delle elaborazioni e di restituirci ovviamente anche dei risultati. Benissimo, quindi che cosa succede? Questo è un piccolo elemento che ci serve. Un'altra tipologia di struttura, ovviamente questo è la prima tipologia di libreria di cui abbiamo bisogno. La seconda sarà Ollama. Ok? Allora, che cos'è ovviamente Ollama? Guardate, è semplicemente una JavaScript library che provides the easiest way to integrate your JavaScript project with Ollama. Fondamentalmente ci permette di creare, ok, delle strutture che vanno in diretta interazione con Ollama. Esempio pratico, qual è la diretta interazione di cui abbiamo bisogno? È questa, la creazione del body, ok, della nostra richiesta. Infatti, se ci fate caso qui, guardate che cosa ci ho messo: model, messages, e quindi un array di messages. Se ci fate caso, nell'esempio proprio qui di fianco c'è, guardate, un model e poi tra messages esattamente quello che ho fatto io, quello che ho chiesto io in italiano. Capite qual è l'idea? Quindi serve semplicemente a confezionare e quindi a creare delle strutture composte con il body che noi dovremmo inviare tramite le nostre REST API alla nostra REST API di Ollama in una maniera proprio diretta, quindi in una maniera molto 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 semplice e diciamo vincolata. Perché vincolata? Perché è lui che ci dice esattamente quelli che sono gli elementi che sono comuni a tutti quanti i large language model. Ok? Se per esempio io qui ci scrivo una cosa sbagliata, ovviamente lui mi darà un errore per dire: ok, mi dispiace, ma non è possibile utilizzare con Ollama questa tipologia di proprietà, perché Ollama non ce l'ha. Ed è questo il sunto del per quale motivo abbiamo bisogno di queste due librerie. Quindi vediamo come si installano queste due librerie. Ok, vado nel mio progetto, quindi cd01 interazione semplice, e faccio un bel npm init per inizializzare il progetto Node. Ok, premo invio, 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 invio. Queste sono informazioni che potete customizzare per la generazione ovviamente del package.json. Ok, se non sapete di che cosa sto parlando, vi rimando ad un corso di creazione delle REST API in Node, così almeno spiego un po' anche come funziona la creazione e l'inizializzazione di questo progetto. Adesso che cosa facciamo? Possiamo inizializzare con npm install Ollama. Prima di farlo partire seleziono package.json, così vediamo come cambia in maniera diretta. Premo invio, guardate cosa compare qui sotto, è appena comparso
la dependency o Llama sulla versione 0.5.10 e adesso vado ad installare npm install langchain. E quindi utilizzo, vedete qui sta scaricando il pacchetto, tra poco comparirà subito dopo di Ollama anche la nuova versione, o comunque sia la nuova dipendenza che viene installata. Questa è un po' più grande perché ha bisogno di tantissime dipendenze ulteriori. Se ci fate caso, tra poco incominceranno a comparire dentro a Node Modules una caterva ovviamente di operazioni, o comunque sia vedete, di pacchetti che sono stati installati proprio perché la dipendenza principale, che è esattamente LangChain, ok, si porta dietro un bel po' di funzionalità, ok? E proprio per questo motivo, dato che integra le sue funzionalità core e delle funzionalità terze, si porta dietro alcune caratteristiche per noi essenziali. Allora, a questo punto che cosa faccio? Ok? Per una questione operativa vado a creare all'interno della mia interazione semplice un punto git ignore, così almeno gli metto node modules come una delle cartelle da ignorare, perché così almeno quando vado ad effettuare il caricamento su Git non mi porto dietro il node modules. Quello che dovrò fare semplicemente una volta che scarico la mia tipologia di applicazione, vedete, faccio finta che l'ho appena scaricata buttando su soltanto queste informazioni. Dato che qui dentro al package.json e packagedoc.json ci sono tutte quante le dipendenze esattamente così come le sto sviluppando io, per ricreare quindi quella cartella dovrò far eseguire soltanto l'npm install. E quindi in questo caso lui sta riscaricando tutte quante le dipendenze vincolate a quello che ho messo sul package.json qui sopra, esattamente quindi come prima.